Raga, non nascondo che sono un po' emozionato perché dopo 2 anni di sacrifici sul canale finalmente i primi risultati e è bellissima. Nuova di pacca, ecco la mia moto per il 2024. La Honda CBR 1000. Allora, il titolo è un po' clickbait perché in realtà non è mia, questa moto qui è di Honda Italia e siccome ci crede in questo modello per gli amatori, visto che nei track days e nelle gare amatoriali è una moto poco utilizzata, vuole dimostrare che funziona bene e allora ha deciso di dare questo modello qui che è la SP 30° anniversario a Luca Vitali per la sua scuola e io la utilizzerò tutto l'anno prossimo perché il mio obiettivo è migliorare i miei crono che ho nelle altre piste con la mia moto da gara con questa moto qua di serie. E adesso abbiamo solo le Dunlop usate che utilizza Luca durante le sue gare, però per il resto è completamente da concessionario. Sarà un test di lunga durata perché non è la classica prova da 20 giri, impara la carta alla stampa e ripetila. Qui invece la proveremo tutto l'anno, la testeremo e devo andare forte, devo spingere, non devo salvarla, tenerla su. Qua non si scherza, devo migliorare veramente i miei tempi. Tra l'altro la cosa bella di questo progetto qui è che questo modello qua, esattamente questa moto qui, potete provarla anche voi. Basta che contattiate Luca, Vitali Racing School, su Instagram e lui la noleggia o facendo un corso con lui la potete provare un turno o tutta la giornata per capire cosa si prova a guidarla e secondo me è un bel progetto e una bella idea. Ecco, finalmente entro e provo seriamente il CBR. Dico così perché oggi Luca aveva bisogno di una mano con un corsista e quindi sono riuscito a spingere solo qualche giro. Sono molto curioso un po' per tutto, per il motore che è un 1000 in linea più potente del mercato, per l'elettronica che è una generazione avanti rispetto a quella a cui sono abituato e alle sospensioni attive. E poi, per la prima volta, non mi devo preoccupare dei danni, quindi spingo col cuore un po' più leggero, ma consapevole che i tempi buoni verranno dopo che ci avrò fatto un po' di chilometri, perché mi ricordo che qua con la mia preparata da gara al primo turno ho fatto un misero 54. Ah, e questa ha sotto i gommoni Dunlop del CIV misure che non ho mai provato, quindi devo pure imparare a conoscere le gomme. Ed ecco Luca che mi smerderà sicuramente in un giro, vero? Basta un giro e ti do 7 secondi. Grazie. Hai girato te? Ah, non lo so. Non lo sai. Beh, vediamo, proviamo. Dai, Primo test con questa moto. vai. Per ora sensazioni devo dire rispetto alla mia, gran motore, tipo 2 tempi, sotto praticamente morta, in alto spinge da matti, quindi non puoi sbagliare le curve perché allora c'è da dire che abbiamo un rapporto un po' lungo, quindi quello falsa un po'. Però è facile perché di elettronica lavora veramente bene. Non si sente entrare l'antiimpennata, soprattutto che qua a Misano quello che a me dà più fastidio non è il traction sulla mia, ma l'impennata, la moto impenna tantissimo. Se si è alzato un dito
è a dir tanto. Stamattina l'ho provata con le sospensioni in manuale, quindi regolazione fissa, e la moto funzionava bene. Adesso le provate in automatico, quindi attive, in mappa track. Funziona molto bene. Non pensavo, ma l'elettronica sulle sospensioni funziona bene. Non ho sentito differenza da dire va peggio, anzi. Adesso veniamo alle note negative, è completamente originale, quindi pastiglie originali e tubi freno in gomma, ABS. Adesso non so se è l'accoppiata ABS, pastiglie originali e tubi in gomma e quale dei tre è quello che dà più fastidio, ma nel primo attacco della frenata, qua a Misano, che è una pista che i freni li usi veramente tanto, e non riesce a fare la staccata bella pulita, ma sembra arrivare leggermente lungo. Poi nell'ultima, e qua sono curioso di sentire Vitali cosa dice, nell'ultima parte, gli ultimi metri in ingresso aiuta tantissimo il freno motore, che è settato molto bene. Però devo dire che qua a Misano alla Ria, alla Quercia e anche alla 1 un pochino di fastidio lo dà. Adesso vediamo su che tempi ho girato, vediamo se dà fastidio anche a Luca, che girerà sicuramente più veloci. E una cosa secondo me migliorabile, qui il cambio è perfettibile secondo me. Sia in scalata che a salire non è il migliore. Per il resto devo dire che il motore mi è piaciuto, anche se è particolare, derogazione, da guidare per me è facile, molto più facile di quello a cui sono abituato. Nel complesso mi è piaciuta veramente tanto. Adesso vediamo cosa dice Luca e quanto ha girato. Non so quanto ho girato perché non mi ha preso, però ho fatto Ah, anche te non ti ha preso, Ho fatto 2 giri, mi ha dato 3,30, quindi dovrebbe essere 1,45 più 1,45. Facciamo... Ma aspetta, ma il primo giro fatto dal curbone fino a qua ad aspettare di creare un gap, quindi secondo me 42 lo potremmo. Lo prendiamo dalla telecamera. 42, 43 dovrebbe essere. Sensazioni? Sono curioso sull'ingresso, uso del freno motore. Con l'ABS è un po' strana, c'è quella sensazione lì che tu freni, si allunga e poi si riprende. All'inizio dell'attacco della frenata. È un po' strano, non è proprio bellissimo da pista, andrebbe escluso l'ABS. Per il resto è una moto che così già è a posto, tanto... Sospensioni elettroniche come le trovate? Particolare all'inizio, ci devo prendere la mano, però funzionano. E anche se io le utilizzerei in manuale, quindi imposti la durezza, insomma, imposti quelle poche impostazioni che si possono fare. Secondo me per la pista è meglio. Il davanti neanche tanto male, il posteriore è un pochino strano, è un pochino strano, non è che cede, però lavora e va capito. E poi con i rapporti originali è tanto lunga la moto, quindi tante curve fatica andare alla corda perché è un po' lunga. Però ci prendi la mano e si guida, cioè comunque come sensazione nella guida è bella, perché è bella. Io ti devo dire sostanziosa, cioè non è che è facile. È facile, sì, ma questa è una moto molto facile per un amatore, a livello da amatore è molto facile, molto immediata. Però è bella, cioè a peso, davanti e dietro a peso, quindi ti dà molta sicurezza. Va capita, ma va da molta sicurezza. Io ti dico che rispetto a stamattina che l'ho provate in automatico, le sospensioni, secondo me quando noi amatori sbagliamo ci aiutano di più. A fare le curve, in serie. Sì. Non lo so. Probabilmente sei più costante, quindi... Non lo so. Io... Adesso, anche per me la prima volta, ho fatto 2 giri, è la prima volta che provo questa moto e anche come posizione in sella mi sembra molto giusta fin dall'inizio, non sento cose strane. Io non tocco niente, né pedane né manubrio. Nell'inserimento, nella frenata, la cosa che dà più fastidio non è l'ABS, secondo te? È l'ABS. Sì, è l'ABS. Sì, proprio l'ABS. Per il resto, dischi originali, pastigli originali, tutto originale. E tanta roba, anche se sono cose che io in pista cambierei subito, non ci penserei neanche. Però devo dire che adesso un po' forzato sui freni, per quanto... Misano è una pista che i freni le usi, servono. E è caldo oggi, quindi cioè, io ho provato altre moto originali e dopo 3 giri il freno molla. Questa qui per adesso non ha mollato, quindi... L'attacco dell'ABS si sente praticamente. Quello si sente. Alla Rio, alla 1, alla Quercia si sente. E non è spettacolare. Il cambio però... come l'hai trovato? Ma molto bello. Io ho trovato molto bello, molto sciolto, morbido, mi piace. Io devo dire che ho provato di meglio però.
Può darsi. Il tuo del CIV è com'è? Più duro. Più duro? Sì. Entra più veloce? Anche questo è più duro. Questa qui si vede che è nuova e bella fluida, molto fluida. Quella che anno è? Quest'anno, anche quella. Anche quella. Sì. Già quest'anno, anniversary. Però ha più chilometri. Sì. Diciamo quanti chilometri ha? 11.570, una roba del genere. Di pista. Mai tagliandata. No, mai tagliandata. Tagliando sì. Cambio olio, quelle cose lì. Mai aperto il motore. Però tiene, funziona, va forte ancora, quindi va bene. E dopo le sensazioni di Luca vi lascio i nostri onboard in comparativa per vedere differenze di traiettorie, marce e uso del gas e freno a pari moto. E adesso, dopo l'onboard classico con la ripresa dal dashboard, vi voglio mettere questo confronto con un punto di vista sull'utilizzo del gas freno. Non tanto sulle 2 dita, 4 dita, eccetera, ma sui tempi di riapertura del gas, dove si riesce a vedere proprio la differenza tra l'appoggio del 10% e il tempo per arrivare al 100% del gas. Lì c'è veramente tanta differenza ed è molto interessante vederlo. Alla quercia che si inizia a vedere la prima cosa interessante. Ovviamente lui arriva più veloce, frena di più e meglio, però dove io voglio porvi l'attenzione è sul tempo di riapertura. Lui appoggia il gas 10% e per arrivare al 100 full gas ci mette meno di un secondo. E lo ottiene il 100% di gas fino alla frenata, mentre io arrivo alla quercia, mollo il freno, appoggio subito il 10% come fa lui, ma per arrivare al 100% ci metto molto più tempo e lo tengo per pochissimo tempo, poi mano a mano calo l'apertura del gas fino a frenare. Ovviamente qui si parla anche di 1,5 secondi di stacco solo per queste accortezze. Anche al curvone la differenza di chiusura per inserire. Luca alleggerisce e riapre in un tempo molto più breve del mio, ma la cosa più interessante è dopo. Guardate come fa lui la frenata delle 2 curve dopo il curvone. È una frenata unica che collega queste 2 curve e poi prima di arrivare al carro piccolo riaccelera. Io invece faccio la frenata di quelle 2 curve lì in 2 tempi. Freno, mi accorgo che sono lento, rimollo, ridò un po' di gas, rifreno. Questo è un modo assolutamente errato per fare queste 2 curve e come fa Luca la fai più forte e più in sicurezza. E poi anche nelle ultime 2 curve si vede proprio la velocità di apertura del gas. Io mi fermo o sono più lento nel riaprire il gas, mentre Luca è molto più rapido.
e davanti al box HRC la prima presa di contatto con lei è finita, ci siamo dati subito del tu. Ringrazio Giorgio Team per l'ospitalità e il nome della serie lo devo ancora inventare. Il primo episodio è finito, ci vediamo al prossimo con lei e con Luca.